Buongiorno a tutti, sono Marco Mastropietro, referente Triveneto di Sprutcam Italia. Oggi in pochi minuti volevo farvi vedere dei passi base per poter iniziare a utilizzare Sprutcam. Lo farò vedere per la fresa, ma questo può valere, sono i passi base che vanno bene anche per il tornio e per il modulo robot e dell'elettroerosione. Quindi dall'importazione del pezzo, il posizionamento e le prime lavorazioni. Prima di fare ciò volevo dare una carrellata della schermata di Sprutcam, in cosa consiste, le icone e un po' la logica del programma, in modo da capire e prendere familiarità. Allora, noi vediamo che Sprutcam si divide in 3 ambienti: la simulazione, la lavorazione e il modello 3D. Il primo, sopra, modello 3D, è dove importeremo il pezzo, lo posizioneremo, disegneremo, potremo fare dei disegni e poi ruotarlo, spostarlo, posizionare lo 0 e via dicendo. Copiare, spostare le facce. Lavorazione è l'ambiente dove andremo a creare tutte le nostre appunto lavorazioni, percorsi utensili, e in simulazione simulare appunto tutta la movimentazione, il cinematismo, le collisioni, i movimenti reali della macchina. Comunque la macchina l'avremo sempre, sempre con noi che la vediamo anche durante la lavorazione, quindi la simulazione è un po' meno importante, diciamo, dei software e della logica che di solito si dà alla simulazione nel CAM, perché appunto avendo sempre la cinematica e la macchina con noi, diciamo, mentre la lavoreremo, programmeremo, la cosa va un po' in seconda importanza. Poi in basso a destra abbiamo tutte le icone per la selezione dei nostri elementi a schermo. Qui a metà sono le icone per la visualizzazione di cosa vogliamo visualizzare nel nostro schermo, quindi qui sotto avremo la visualizzazione del percorso utensile, della macchina, degli staffaggi, dell'utensile, i vari pinza e vari pezzi. Queste 4 icone, che sono le prime sopra, sono le icone che ci servono per visualizzare magari in ombreggiato piuttosto che in wireframe, quindi solo i bordi, piuttosto che fare lo zoom tutto. Queste icone qui a destra saranno sempre visibili in tutti e 3 gli ambienti, cosa che invece le icone qui sopra, da quest'ultima, queste icone qua, in base all'ambiente dove saremo, si modificano e cambiano, appunto per avere un ambiente di lavoro più snello, più pulito, più ordinato. Quindi in base all'ambiente dove siamo cambiano le icone qui sopra, che andremo a vedere. Questa icona invece, il metro, è l'icona per vedere la distanza tra 2 punti. Questa icona invece è la possibilità di selezionare i punti notevoli sul nostro oggetto, gli snap, i cosiddetti punti notevoli snap. Questa icona, l'ultima che ho riquadrato, di solito si tiene sempre attiva, e anche quelle in basso a destra della selezione degli elementi si tengono tutte attive. Almeno io mi trovo bene a tenerle sempre attive. Le prime 3 sono per creare il nuovo file di Sprutcam, aprirne uno già esistente e salvarlo. Qui invece in Sprutcam abbiamo la possibilità di entrare nelle opzioni e nella versione e vedere la versione di Sprutcam. Bene, cancelliamo tutti i quadrati che ho fatto. Avremo poi nella logica di Sprutcam 2 finestre, quindi questa finestra dove andremo praticamente a selezionare, e la finestra sotto invece dove andremo proprio a impostare i nostri valori, le nostre lavorazioni e mano a mano le nostre
le varie lavorazioni, sia appunto i vari movimenti, le varie impostazioni. Beh, cominciamo allora. Quindi adesso andremo a importare il pezzo. Quindi dal modello 3D, dall'ambiente di modello 3D, mi posiziono subito sulla cartellina con scritto modello e qui vado a fare importa. Importa, vado a scegliere un particolare, potrebbe essere questo. Gli dico ok nella finestra che è uscita. Posso muovere il mio pezzo a schermo cliccando la rotellina e spostando il mouse faccio il trasla, ruotando la rotellina faccio lo zoom, invece col tasto destro del mouse posso ruotare il pezzo. A questo punto è stato importato e vedremo già, per come vi dicevo, che quando io ho selezionato qualcosa qui sopra, nella finestra sotto vedo gli elementi che lo compongono e che posso quindi muovere, cancellare, spostare. Difatti, se seleziono la cartellina modello, vedrò che all'interno c'è questo BMW Nest Place. Se seleziono il nostro modello 3D, il nostro file qui sopra, quello importato, vedrò le facce che lo compongono. A questo punto il mio particolare posso selezionarlo, posso andare per buona abitudine, fare un ricucisci, presso su ok, poi quando è selezionato posso andare a fare trasforma e qui ho le mie possibilità di muovere, ruotare, scalare il pezzo, quindi posso muoverlo, se lo muovo in X vedo che mi fa un'anteprima e si muove dove mi serve, ruotare, scalarlo, specchiarlo, posizione dello 0, sistema di coordinate, ECS, vabbè, noi andremo a vedere subito il sistema di posizione dello 0, dove gli posso dire posiziona il mio 0 pezzo, quindi il 0 assoluto di Sprutcam, che poi sarà come prima possibilità, Sprutcam mi consiglierà dove posizionare lo 0 pezzo, X al centro, Y e asse Z massimo al di sopra, quindi vedo l'anteprima che mi posizionerà lo 0 in questa posizione. Col flag di visualizzante prima lo vedrò. E posso dire ok. Ecco che mi ha spostato il pezzo rispetto allo 0 assoluto di Sprutcam in centro della faccia. A questo punto posso andare subito nell'ambiente di lavorazione, posso andare a cambiare la macchina, perché qui ho una macchina, un multitasking e tornio fresa, e posso andarlo a cambiare, quindi vado su parametri, ho selezionato la macchina, vado su parametri e lavorazioni e vado a selezionare una macchina di quelle standard che abbiamo tutti, quindi vado a selezionare questa partner e gli dico ok. Vedremo, posso selezionare il mio esterno in modo che posso nasconderlo, quindi seleziono la mia carena esterna, posso selezionare qualsiasi solido e vedere la movimentazione della mia macchina. Questa macchina è colorata blu, rossa e verde perché sono i colori standard X, Y e Z, quindi il mio modello che si sposta in X sarà rosso, quello in Y verde e quello in Z blu. Questa macchina è stata colorata così, però posso selezionare qualsiasi modello e con la lampadina nasconderlo. A questo punto il mio pezzo, come prima possibilità, come primo suggerimento di Sprutcam, perché Sprutcam ci suggerisce sempre la cosa più semplice il percorso più semplice da percorrere per poter programmare, me lo posiziona in centro della tavola. Quindi selezionando la macchina nel primo menu a sinistra, il primo icona che è CS globale, quando io la seleziono e seleziono questi tre puntini, mi si apre questa finestra e posso andare nei miei valori a posizionarlo, quindi trascinarlo appunto cliccando le freccette qui, ruotarlo,
spostarlo in X, spostarlo in Y, spostarlo in Z, dove ci serve. Oppure lo scrivo qui appunto con i valori della tastiera, oppure con il mouse, di quanto lo voglio traslare nel punto che ci serve. Lo vediamo azzurro perché ci sta facendo vedere il grezzo che ci suggerisce per prima possibilità, ed è quello di contenimento. L'origine ce lo fa vedere che appunto è posizionato in centro, quindi nel punto dove ci serve, dove abbiamo impostato prima lo 0 assoluto, altrimenti anche qui andrei sull'origine, potrei andare sull'origine, i 3 puntini, e a questo punto posso anche trascinare la mia origine in un punto che mi serve del pezzo. Come vedete prende gli snap, cioè i punti notevoli, appunto perché lo snap qui sopra, come vi ho detto prima, è attivo. Poi a questo punto noi potremo già fare la lavorazione, ma se volessimo dare un grezzo più con del sovrametallo, potremo andare nel menu del grezzo, cioè questo cubo che vediamo qui a destra. E allora questo cubo posso andare a dirgli su primitivo, voglio un parallelepipedo che sia attorno alla parte. Se ho il flag stesso grezzo e vado ad impostare il valore, dico dammi 5 mm su tutte le direzioni. Se gli faccio aggiungi, ecco che mi ha creato il grezzo, lo vediamo, tutto attorno al particolare. E abbiamo sempre la macchina, come dicevo prima, sempre qui sotto i nostri occhi per vedere come stiamo lavorando. A questo punto volevo farvi vedere una spianatura, una contornatura e una foratura, per vedere le cose basilari. Allora, posso fare nuovo, spianatura, quindi qui abbiamo tutte le nostre operazioni da poter utilizzare. Posso andare a scegliere, dico su tutte le operazioni, vado a cercare la spianatura, qui a destra ho un'anteprima, cliccando e vedo cosa fa la lavorazione, gli do ok, clicco ok, lui va a scegliere l'utensile più adeguato, più grande che può lavorare per questa lavorazione in libreria e va a impostare la spianatura. A questo punto Sprutcam cerca sempre di ottimizzare la lavorazione tra il pezzo finito e il grezzo che gli abbiamo definito. Difatti se io gli do adesso avvia, lui andrà a calcolare questa lavorazione che ha messo a sinistra come albero, andrà subito a calcolarla con dei parametri di default che ha impostato lui standard. Altrimenti posso, come tutti i CAM, fare doppio clic sulla lavorazione, mi si apre una finestra dove abbiamo tutti i nostri parametri da poter utilizzare, da poter impostare, o qui sotto abbiamo il menu per impostare la lavorazione. Il secondo menu, questo simbolo con le pareti rosse, è la lavorazione dove vado a dare la geometria. Questo menu con le lancette, con un termometro, e possiamo dargli i vari parametri, quindi invece di lavorare a spirale lavora in zigzag. Se do zigzag ottimizzato, poi posso dare anche la direzione dove voglio che venga fatta la direzione del movimento dell'utensile, il passo e i vari parametri. Adesso quando dirò avvia il calcolo della lavorazione, vedremo che la lavorazione è a zigzag sulla direzione che abbiamo impostato. E la spianatura serve proprio per togliere il materiale superiore. Non serve che vado a selezionare nessuna geometria. Poi posso andare a impostare una contornatura. Farò ancora nuovo, posso andare su contornatura 2D, oppure posso fare anche la 2,5D. Contornatura 2D è quella standard. Vedo che me l'ha messa come seconda lavorazione e a questo punto, sempre nel menu della geometria, posso nascondere la macchina qui a destra, così non ce l'ho a monitor, se non voglio vederla a monitor, ma è sempre calcolata durante la lavorazione. Difatti la spunta V che abbiamo qui sulla lavorazione vuol dire che
è stata calcolata correttamente la lavorazione, la macchina riesce ad eseguirla senza andare fuori corsa. Tornando alla contornatura 2D, nel menu delle lavorazioni, quindi questo menu appunto con i bordi rossi, posso andare a selezionare CTRL-SHIFT, va a selezionare tutte le facce tangenti. Io ho sempre ancora questo grezzo sott'occhio, ma posso nasconderlo con visibilità grezzo qui a destra. Quindi con CTRL-SHIFT, tornando a quello che stavo dicendo, ho selezionato tutte le facce tangenti, oppure posso fare con CTRL, seleziono un bordo, poi un altro bordo, poi un altro bordo, oppure con doppio clic su un bordo, non ho selezionato nulla, doppio clic, scusate, su un bordo, seleziona tutti i bordi tangenti, oppure seleziono le facce, non cambia nulla, posso selezionare sia le facce che i bordi, e a questo punto vado ad impostargli, qui a cliccare a sinistra, curve. Ecco che lui mi seleziona le curve con le quali voglio far seguire il mio percorso. A questo punto posso andare sul mio cursore e dirgli che voglio un attacco a raggio più o meno grande. Clicco sul raggio, mi compare questo menu che posso dirgli no, voglio l'attacco in linea, oppure torno ad arco. Voglio che l'inizio, l'attacco e il disimpegno si sovrappongono di quanto, quindi sto allungando. Con il cerchietto gli dico, lo trascino e gli dico dove voglio che sia il mio punto di attacco, quindi con il cerchietto. Questo simbolo vuol dire che il mio utensile lavora con il fianco o con il centro dell'utensile rispetto alla linea che gli ho dato, perché potrei far seguire il contorno dal centro dell'utensile e non dal fianco. Invece così, che ha la doppia linea, quindi dritta e tratteggiata, vuol dire che lavora col fianco. Vado nel prossimo menu, quello appunto con queste lancette che sono il mio menu seguente, il mio terzo menu da sinistra con i vari valori. Posso andargli a dire la profondità di taglio, abbiamo i soliti valori che ci servono per impostare la lavorazione. Profondità di taglio voglio passati 3 mm, livello superiore lo posso andare a selezionare, lo posso muovere, oppure ho il cerchietto qui in centro che posso andare appunto nei punti snap, come dicevo, a selezionarlo, e il punto finale, livello inferiore, e lo vedo qui a destra, muovendo, posso muoverlo come voglio, oppure scrivere qui meno 30. Quando io voglio visualizzare il mio pezzo visto magari da questa vista e quindi posizionare il pezzo in modo ortogonale, cliccando e lasciando la rotellina del mouse, clicco e mollo, lui si posiziona nella vista ortogonale, vista da davanti, quella più vicina. Difatti se io ruoto il pezzo più o meno in questa posizione, clicco e lascio la rotellina del mouse, lui si posiziona in questa vista. Se mi metto all'alto, stessa cosa, clicco e mollo la rotellina del mouse, lui si posiziona. Quindi abbiamo impostato le nostre varie impostazioni della lavorazione, faccio avvia ed ecco che mi ha creato la lavorazione. Quindi abbiamo fatto una spianatura, abbiamo fatto una contornatura, possiamo andare a fare una foratura. Quindi selezionando tutti i miei facce cilindriche, quindi in questo caso posso fare doppio clic, oltre a farmi vedere le dimensioni della faccia che ho cliccato, quindi in questo caso il diametro, la profondità, mi va a selezionare tutti i fori in automatico che hanno lo stesso diametro nel pezzo, tutti i fori che hanno lo stesso diametro. Quindi doppio clic, vado a selezionare tutte e quattro questi 4 fori, posso andargli a dire, perché posso selezionare la geometria da andare a lavorare, quindi in questo caso una foratura, prima di creare la lavorazione.
posso andare a dirgli nuovo, fori, lavorazione, foro 5D, e gli vado a dire ok. Lui va in automatico a selezionare la punta adeguata, quindi la punta A9 se c'è in libreria, e mi va ad impostare nel menu della geometria i nostri 4 fori che avevamo selezionato prima di creare la lavorazione, di nuova lavorazione. Nel caso volessi cambiare l'utensile in tutte queste lavorazioni, nel menu dell'utensile, che ha il simbolo qui dell'utensile, posso andare a cliccare e qui sopra avrò il mio menu degli utensili e posso andare a selezionare l'utensile che mi serve. Ne abbiamo già all'interno un bel po', quindi posso andare nel toolkit, Metric, Aluminium, Brass, Bronze e via dicendo, nel toolkit, e magari gli dico voglio una fresa cilindrica da 8 o da fresa cilindrica da 50, potrebbe essere da spianare, sferica. Qui abbiamo i filtri qui sopra, quindi fammi vedere tutte le frese o tutti gli utensili da 10. Quindi cliccando sul diametro scritto 10, qui vedo il filtro mi fa vedere tutti gli utensili diametro 10, piuttosto che fammi vedere gli utensili da 12 o da 8. Quindi abbiamo anche un filtro di selezione. A questo punto potrei scegliere il mio utensile e qui seleziono l'utensile per l'operazione. Se clicco qui va a selezionarmi l'utensile selezionato per eseguire questa operazione. A noi non serve in questo caso perché ha già scelto in automatico la punta adeguata, quindi la punta da 9. Quando io gli clicco, scusate, il tasto avvia, va a lavorare questi fori, sentendo che, rilevando diciamo dal modello solido che questi fori sono passanti, già mi lavora e mi va con la punta, lo vediamo in anteprima, oltre al pezzo. Ecco che appunto sempre cliccando automatico avvia avanti, lui ha già tutto impostato, diciamo, con le impostazioni generale base diffuse, generalmente utilizzate per poter lavorare. Se volessi cambiare la profondità delle mie forature, nel menu di geometria potrei andare a selezionare i miei fori con Shift, seleziono il primo e l'ultimo, li prende tutti, seleziono tutti, potrei andare a dirgli proprietà e vado a dirgli o con altezza o il piano di inizio, il piano di fine, oppure vado direttamente a selezionare i miei fori, trascino o scrivo la mia quota, gli dico sono fori profondi 80 mm per esempio. A questo punto quando gli dico ok e gli dico avvia, quindi avvia vuol dire calcola la lavorazione, mi va con la punta fino a 80 mm. Oppure posso selezionarli, li riporto al mio punto di dove della profondità che devono avere, quindi gli dico avvia. Quindi trascinando, vedete, sempre trascinando riesco a comandare il mio percorso. Questo, cosa posso dire? Beh, c'è la sgrossatura, una lavorazione molto utilizzata è la sgrossatura waterline, che è una sgrossatura in automatico del mio particolare a terrazzamenti, se vogliamo dire, o a piani paralleli, come si suol dire tante volte. E allora questa lavorazione con sgrossatura waterline, qui ho sempre i miei menu di lavorazione, gli utensili e via dicendo, potrei dirgli, vediamo se gli dico avvia, lui va a sentire, non gli ho dato nessuna geometria in questo caso, con questa fresa che avevo impostato, che ha scelto perché cerca di ottimizzare già lui dalla scelta le frese per le nostre lavorazioni, va a sentire dove c'era materiale residuo, perché avendo contornato e avendo già spianato, l'unico materiale che rimaneva è quello dentro le tasche, e va
a ottimizzarmi questa lavorazione solo dove serve. Se vado a selezionare una fresa diversa, quindi vado nel mio menu, vado a dirgli lavora con una fresa cilindrica da 10, seleziona l'utensile per l'operazione, mi imposta la fresa a 10 per questa operazione. Se vado a cliccare avvia, lui calcola e mi calcola in automatico la lavorazione sul grezzo rimanente. A questo punto potrei andare in simulazione e gli dico di fare play, mi seleziono la macchina o la prima lavorazione superiore, quindi spianatura, gli posso dire play, quindi fammi vedere la simulazione. Qui sotto abbiamo il cursore per vedere la velocità di come voglio simulare, la velocità di simulazione. Questo tastino è il controllo delle collisioni. Se trovo delle collisioni, con questo attivo, che io consiglio di tenerlo sempre attivo, si ferma la simulazione quando trova delle collisioni. Allora, cursore di velocità, posso simulare tutto. Quando ho simulato tutto, che quindi c'è la verifica con le collisioni, che comunque Sprutcam già quando calcola la lavorazione già mi fa la verifica delle collisioni con le attrezzature, o se andiamo in collisione magari in rapido con l'utensile nel pezzo, già me lo controlla, e invece di darmi le spunte mi avrebbe dato un punto esclamativo. Ma in questo caso, dopo aver fatto anche la simulazione, è una ulteriore sicurezza in più. Lui va a definire la spunta da grigia, me la porta, me la fa vedere adesso quando finisce la lavorazione. Ok, tutte le lavorazioni che riesce ad eseguire e sono andate a buon fine me le trasforma con la spunta verde. Trasformando con la spunta verde io sono sicuro che posso processare il mio programma ed eseguirlo in macchina, che non mi dà le collisioni. Ecco che mi ha creato la lavorazione. Con la sgrossatura Waterline adesso mi sono accorto che in automatico, con la fresa che ho impostato da 10 mm, mi va anche all'interno dei fori, perché passa con l'utensile, riesce a passare, e quindi va a vedere che c'è questa lamatura da eseguire e mi va a eseguire anche questa lamatura. Lì c'era del materiale perché noi avevamo solo forato con la punta da 9, quindi c'è questa lamatura e lui cerca di ottimizzare e andare a lavorare anche quella lamatura. Nel caso non volessi la lamatura, potrei andare nel menu che abbiamo visto prima, dove ci sono tutte le nostre iconcine per poter impostare la lavorazione, e qui sotto gli posso dire salta fuori, quindi nel menu di sgrossatura salta fuori del diametro. Se io seleziono, questo è un diametro 15, ho selezionato doppio clic, e dico salta i fori che sono più piccoli di 16 mm. Avvia, ecco che va a calcolare saltando, non entrando praticamente nei fori di 16 mm. Bene, fatte le nostre lavorazioni, quindi le nostre impostazioni del programma, devo creare il mio programma in linguaggio della macchina utensile. E allora, andando nel menu di lavorazione Post Processor, mi si apre una finestra per il Post Processor, e a questo punto potrei andare, vediamo che un FANUC 3 assi, vado a selezionarmi il post processor di interesse, FANUC 3 assi, qui vado ad impostare la cartella dove vado a salvare il mio file, quindi potrebbe essere nel desktop, o vado a selezionare il mio percorso dove voglio che la salvi. Qui ho selezionato le spunte di quale lavorazione voglio appunto processare, quindi creare il mio percorso
metto la finestra in centro, il mio percorso utensile. In questo caso gli metto il flag su tutte, quindi su tutte le operazioni metto il flag, o verifico che ci sia su tutte. Quando faccio avvia, lui mi chiede se voglio l'estensione txt, gli dico di sì, mi va a creare il percorso, introdurre il numero programma Fanuc, voglio il programma numero 1, gli dico ok, ecco che mi ha creato il mio programma. A questo punto posso dire editor esterno. Facendo editor esterno mi si apre il block notice e dal block notice posso fare file salva con nome e salvarmi il mio programma, che non è altro che un file di testo, dove mi serve. Quindi nella cartella che magari della macchina dove voglio metterlo in rete, o nella chiavetta USB per posizionarlo in macchina, o nella cartella di scambio programmi se voglio mandarlo in macchina, quindi trasmetterlo, scusate, il termine giusto, trasmetterlo in macchina con un RS232, quindi in seriale. Posso fare in tutti i modi che voglio. Questo è un po' la spiegazione generale per l'utilizzo di Sprutcam. Quindi per qualsiasi altra informazione potete contattare me, ma parlo al plurale perché siamo un gruppo di persone, Sprutcam Italia, composto da professionisti, tecnici, tutti tecnici che hanno esperienza, chi più con la programmazione software, quindi facciamo i post-processor personalizzati, applicativi ad hoc per Sprutcam ed il cliente, e altre persone come me, per esempio, che invece hanno una formazione più meccanica in azienda, scolastica e via dicendo. Quindi potete contattarci, i recapiti li vedete sotto in descrizione. Se volete una spiegazione ancora più esauriente, c'è un webinar 01, potete scrivere in ricerca su YouTube webinar 01 di Sprutcam e vedrete un video di 2 ore, quindi spiegato ancora più nei dettagli rispetto a questo, che potrete seguire se volete implementare il vostro sapere per utilizzare inizialmente il software. E niente, quindi vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, spero di sentirvi presto. Ciao!